Sensi, Correa, Inter. Come risolvere questo clamoroso intreccio? Lo chiedo a voi ragazzi. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, secondo contenuto di giornata, il primo che è uscito sui nostri canali nelle scorse ore l'abbiamo dedicato unicamente all'ultimo commento di Inter-Empoli e alle pagelle della partita, quindi se volete un contenuto dedicato al match di ieri lo trovate sui nostri canali, poi ve lo lascio anche nelle schede per chi ci segue da YouTube. In questo episodio invece, come vi avevo anticipato appunto nello scorso, voglio parlare con voi della situazione Sensi-Correa, perché quello di ieri è stato un match molto particolare e fra i vari temi all'interno del macro tema di Inter-Empoli c'è sicuramente fra i principali quello che lega il Tucu Correa appunto a Stefano Sensi. Facciamo una piccola ricostruzione di quello che è accaduto qualora qualcuno se lo fosse perso. Dopo soli 2-3 minuti dall'inizio di Inter-Empoli, Correa viene di fatto assalito da Romagnoli dell'Empoli che in un contrasto di gioco gli sale proprio addosso, cioè una mossa che sembrava quasi di lotta. Correa evidentemente ha un problema al muscolo, diciamo lui si è fatto male al flessore della coscia sinistra ed era lo stesso muscolo che si era infortunato a Roma contro la Roma, quindi può darsi che avesse già una predisposizione magari ad una ricaduta, visto anche il fatto che lui è abbastanza fragile. Sta di fatto che la gamba gli si iperestende, probabilmente non lo so adesso dove sia da dove nasca questo problema, e lui accusa un altro problema muscolare allo stesso muscolo appunto di dicembre. Crolla a terra in lacrime, a quanto pare l'infortunio, ieri Simone Inzaghi diceva che è probabilmente piuttosto serio, anche se le lacrime sembravano francamente più legate al dispiacere di essersi fatto male nuovamente che al dolore provato a livello muscolare. Sta di fatto che oggi in queste ore ci saranno gli esami. Nel momento in cui sto registrando, in questo momento non ci sono ancora comunicati, quindi non so se poi nel frattempo saranno usciti. La sensazione è che almeno un mesetto tra una cosa e l'altra rischi di rimanere fuori. Il lato leggermente positivo è che adesso arriva la sosta dopo Inter Venezia, quindi almeno metà di questo tempo di recupero probabilmente lo passerà in una fase in cui non si gioca, però insomma il problema Correa è un problema che rimane, perché di fatto da quando è arrivato a Milano ad agosto non è ancora riuscito a trovare la giusta continuità. A livello di infortuni ha avuto prima un problema all'anca accusato contro il Bologna per un contrasto duro di De Silvestri che lo ha tenuto fuori per diversi giorni. Poi ha avuto un piccolo problemino muscolare verso la fine di ottobre che però ha risolto in breve tempo, e poi il vero infortunio serio è stato appunto a Roma, contro la Roma a inizio dicembre, e lo ha tenuto fuori fino alla sosta, fino a dopo la sosta natalizia, e poi ieri una ricaduta allo stesso muscolo che lo porta di fatto ad avere altri problemi. A me dispiace tanto per lui, perché secondo me è un giocatore che all'Inter potrebbe fare comodo, e mi dispiace anche tanto vedere tanti tifosi che non aspettano altro che attaccarlo, che dire soldi buttati, è un giocatore scarso, eccetera. Per me Correa non è assolutamente un giocatore scarso. Che i soldi che siano stati investiti su di lui siano buttati, non lo so. Secondo me giudicare dopo metà stagione non è produttivo, anche perché il colpo Correa è un colpo che tu fai nell'ottica dei 3 anni, quantomeno, o dei 4, non della singola stagione. La singola stagione la ragioni per un giocatore come Dzeko, per esempio. Uno come Correa che ha 27 anni lo ragioni nel lungo periodo, quindi magari il primo anno è molto travagliato, non lo passa più fuori campo che in campo, poi però magari dalla seconda stagione in poi inizia a fare molto bene, chi lo sa. Sta di fatto che il vero colpo grosso del calciomercato dell'Inter estivo a livello economico al momento non lo hai ancora avuto. La vera domanda che sorge quindi a questo punto è: quanto si può contare su Correa per la seconda parte di stagione, dove arriveranno partite anche decisive? A breve avremo Milan e Napoli, poi ci sarà la doppia sfida con il Liverpool, la Coppa Italia che andrà avanti visto che il turno l'abbiamo passato, e poi dalla primavera in poi arriveranno tutte partite che valgono 3 punti, ma più ci si avvicina alla fine del campionato, più il peso di questi punti diventa importante. Quindi quanto ci si può contare? Cioè, è un giocatore che è stato davvero solo sfortunato, o il rischio è che diventi un Sensi bis, per legarci al prossimo tema? Questo secondo me è la domanda che ci dovremmo fare, e la domanda che dovremmo poi legare appunto al tema Stefano Sensi. Ed è una domanda che peraltro, anzi un collegamento che l'Inter sembra aver già fatto, perché adesso vi mostro a video
la notizia che ieri in serata, in tarda serata, ha rilanciato Gianluca Di Marzio di Sky, che appunto ha detto, come state vedendo ora a video, Sensi di fatto era già un giocatore virtualmente della Samp, ieri era disponibile, ma si parlava del fatto che ci fossero state diciamo delle lungaggini che hanno rallentato un attimino l'operazione, ma sembrava che dopo Inter-Empoli lui sarebbe stato destinato a partire. In realtà poi ieri Correa si fa male, contestualmente Sensi entra, anche se lo fa nei supplementari, e fa il gol decisivo, è inevitabile che scoppia, diciamo, il caso, tra virgolette. E quindi al momento sembra che l'Inter voglia un attimino capire prima di tutto cosa ha avuto Correa e quanto dovrà stare fuori, e poi capire di riflesso se è il caso di far partire Sensi in prestito come si era programmato oppure no. Anche su Sensi, poi ragazzi, ieri noi in diretta, appunto, mentre commentavamo la partita, dopo il gol abbiamo visto tantissimissimi commenti favorevoli alla permanenza di Sensi, chiaramente dopo quel gol decisivo e conoscendo le caratteristiche del giocatore. Però se, diciamo, ci dimentichiamo volontariamente per un attimo quella che è stata la partita di ieri e ci concentriamo su quello che è stato Sensi da inizio anno ad ora, vediamo un giocatore che comunque mantiene un certo grado di inaffidabilità dal punto di vista fisico, e tanto quanto Correa, mi verrebbe da dire, se non forse di più. È un giocatore che all'inizio dell'anno sembrava poter avere, diciamo, una sorta di rinascita, perché mi ricordo che peraltro si diceva vedrete che probabilmente gli infortuni di Sensi erano dovuti al metodo Conte, che era un allenatore che chiedeva tantissima intensità negli allenamenti, eccetera, eccetera. Con Inzaghi, che fa allenare anche usando molto di più il pallone, probabilmente utilizza, diciamo, dei ritmi un filino meno forsennati, Sensi ritroverà diciamo la sua versione migliore. Lui comincia giocando con il Genoa la prima di campionato, poi di fatto arriviamo alla gara di ieri con un Sensi che è il giocatore meno coinvolto a livello proprio di minuti della rosa, ad eccezione di Kolarov e di Satriano, due giocatori che fanno parte del progetto solo per onor di firma, almeno per questa stagione. Quindi è evidente che poi i numeri non hanno supportato quelle che sembravano essere le premesse. E la domanda quindi per Correa era quanto è affidabile, la domanda per Sensi è qual è il problema? Cioè io lo ripeto ormai da tempo e non mi sono ancora dato una risposta. Qual è il problema su Stefano Sensi? Perché non viene mai fatto scendere in campo? L'ultimo infortunio che ha avuto Sensi è stato quello in Sampdoria-Inter, eravamo a prima metà di settembre, lui ha questo problema al ginocchio che lo porta ad essere fuori fino a metà ottobre, da metà ottobre a metà gennaio, per 3 mesi, lui è disponibile e non gioca praticamente mai, se non qualche ultimo quarto d'ora, qualche ultimi 10 minuti di non tutte le partite. A questo punto qual è il problema? Cioè è un problema di paura di preservare un giocatore che però finché non fai giocare di fatto ce l'hai, ma è come non averlo? È un problema di altra natura? Bisognerebbe chiarire questo. I discorsi fondamentalmente sono due e mi avvio verso la conclusione. Il primo è perché accorciare la rosa regalando, tra virgolette, un giocatore che forse abbiamo capito che può esserti utile, perché poi ti bastano 2 infortuni nei punti giusti, che sarebbe in questo caso nei punti sbagliati, per essere già in emergenza a livello tecnico e a livello numerico. Quindi perché regalare un giocatore senza un apparente motivo? Seconda considerazione, un po' più nel dettaglio. È corretto far partire un giocatore come Sensi che sa giocare il pallone, è un calciatore nel pieno senso della parola, e tenere quelli che invece sono un po' più, diciamo, hanno tra le loro caratteristiche migliori non tanto la tecnica quanto la forza fisica e la corsa, in un Inter che ha intrapreso la via della qualità, come abbiamo capito anche dallo stile di gioco. La scelta di dire rinuncio a Sensi per tenere Vessino o, come si dice da qualche giorno, per prendere Torsby, è coerente o va dalla parte opposta? Secondo me va dalla parte opposta e questo non vuol dire che sia per forza sbagliato, però è una considerazione da fare. Un'alternativa che mi è venuta in mente, e vado davvero verso la conclusione, che si potrebbe considerare in virtù dell'infortunio di Correa, può avere senso magari far partire Sensi e invece che quindi mantenere lui per il centrocampo, puntare su un attaccante che ti possa coprire queste lacune che sta avendo Correa e che peraltro saltuariamente ha anche Sanchez? E nel caso chi? Perché quale attaccante porti a casa pagandolo praticamente niente, perché abbiamo capito che a gennaio l'Inter fa solo operazioni low cost e
deve essere già consapevole di far la panchina, quindi non deve arrivare con la pretesa di giocare sempre. Abbiamo dei nomi realmente credibili? Non lo so. Queste ragazzi sono le diverse domande che io mi sono fatto in queste ore. Io la risposta davvero non ce l'ho, perché Sensi è siamo veramente appesi a quella che è poi l'evolversi della situazione. Nel momento in cui tu lo lasci partire, puoi avere la sfortuna che appunto Correa ti si fa male e ti ritrovi in emergenza. Se te lo tieni, può magari ricominciare a non giocare mai e quindi non ci guadagni nulla, o magari addirittura a rifarsi male lo stesso Sensi. Qui secondo me va molto a sensazione e molto anche a fortuna, diciamo così, in base alla scelta che potrà essere quella della società. Quindi io a questo punto, ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, vi chiedo innanzitutto di lasciarmi un commento con l'emoji della bandiera italiana per il nostro Stefanino Sensi e chiaramente di dirmi la vostra. Io voglio sapere la vostra, ragazzi. Voglio sapere chi di voi terrebbe Sensi, chi lo lascerebbe partire, come giudicate la situazione Correa, che davvero mi piange il cuore quando lo vedo uscire dal campo con le lacrime, perché poi a me è un giocatore che dal punto di vista tecnico mi piace davvero tanto. A me piace davvero tanto, quindi mi piacerebbe vederlo sempre più protagonista in questa Inter, ma per il momento ancora non ce l'ha fatta. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, risponderò chiaramente ai vostri commenti, sono molto curioso di leggerli. Appunto, lasciate l'emoji della bandiera italiana, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e se vi piace anche il nostro modo di trattare le notizie, di vivere il quotidiano in casa Inter, potete anche sostenere il nostro progetto che per noi è davvero fondamentale e anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che durante la diretta per Inter Empoli si sono abbonati. Abbiamo avuto tanti abbonamenti durante la partita e mi fa molto piacere quando decidete di sostenere il nostro progetto in questa maniera. Quindi un ringraziamento a tutti gli attuali abbonati di Passione Inter. Se anche voi volete aggiungervi alla community dei sostenitori, potete farlo o andando su www.passioneinter.club o abbonandovi direttamente sul canale YouTube cliccando il tastino abbonati. Per il resto ci vediamo tutti i giorni in diretta alle 19:30.